Origashimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Sicuramente vi sarete imbattuti qui su YouTube o sugli altri social in questo personaggio. Parliamo di un uomo che mostra tecniche marziali a dir poco discutibili. Incuriosito da questo personaggio ho provato a fare delle ricerche su di lui e mi sono chiesto chi è? Che tipo di arte marziale pratica questo signore qua, questo maestro qua? Qual è la sua storia? Ragazzi, ho scoperto cose veramente incredibili. Restate qui con me e sono sicuro che resterete letteralmente a bocca aperta, ma ne parleremo dopo la sigla. Bentornati sul mio canale ragazzi, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, condividete i miei video, attivate la campanellina per non perdere nessuno dei miei episodi, lasciate like, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene, partiamo con il video di oggi. Come ho detto all'inizio, sicuramente vi sarete imbattuti tutti in questo personaggio e sicuramente parecchi di voi si saranno chiesti: ma chi è questo qua? Chi è questo personaggio? Ve lo dico io chi è questo maestro. Parliamo oggi del maestro fondatore dello stile Nam Hwan Dao. Intanto ragazzi, perdonatemi per la pronuncia perché stiamo parlando di una lingua che non ho mai studiato, quindi cercherò di pronunciare al meglio che posso nomi e diciture. Il maestro che vediamo in questi video si chiama Nguyen Tuan Kiet. Ce l'ho fatta. Ed è vietnamita. Su chi sia questo personaggio ci viene in aiuto direttamente il suo sito. Infatti dal suo sito possiamo leggere una sua descrizione. Il maestro fondatore del Nam Hwan Dao è il gran maestro Nguyen Tuan Kiet, discendente di settima generazione del generale Nguyen Huyen Duc della dinastia Nguyen. È un uomo di talento ed è un virtuoso, un artista marziale e un perfezionista che ha contribuito all'espansione e allo sviluppo del Gia Din ed è l'insegnante della linea di arti marziali Yuan Gia. Questa è la descrizione che riporta il suo sito ufficiale. Secondo quello che lui dice, poi possiede oltre 20 scuole fra il Vietnam e il sud-est asiatico, con circa 7.000 studenti attivi. Allora, io chiaramente non ho trovato la foto dei 7.000 studenti messi tutti in fila, ma vi garantisco che nelle numerose foto che ho trovato di lezioni e raduni, non sono proprio pochi. In realtà credo che davvero questa persona dica la verità quando dice che ha un gran seguito e probabilmente non dice bugie riguardo ad avere migliaia di allievi. E più avanti in questo video capirete perché. Comunque, molti di voi penseranno sicuramente che guardando questi video non si capisce davvero come possa trovare degli allievi, perché praticare in questo modo qua, guardate un po'. Anche voi sicuramente come me siete rimasti un po' disorientati. Ho provato a cercare video su come si possano addestrare i suoi studenti, anche perché a vederli nei video sembrano persone ben allenati, ma non esistono video senza di lui. Gli unici video presenti in rete sono le sue dimostrazioni. Una cosa ricorrente di questo personaggio nei suoi video è come tratta, letteralmente prendendo a schiaffi e a botte, i suoi allievi. Nonostante sia curioso vedere tutti questi schiaffi, è ancora più incredibile come i suoi studenti applaudono contenti, entusiasti, mentre il maestro mostra loro come fare queste tecniche.
Se anche voi vi state chiedendo il perché gli allievi stiano fermi a farsi maltrattare, a farsi prendere a schiaffi, a farsi fare praticamente le tecniche più improbabili, beh, ho cercato di approfondire questo argomento in un altro video che ho fatto, ma qui c'è qualcosa di più. La motivazione per cui gli allievi lo vedono come una specie di divinità scesa dal cielo. Una volta che vi avrò raccontato la storia sarà invece più facile capirlo, perché ragazzi, ci si avvicina davvero ad essere una divinità, e quando vi avrò raccontato un po' tutta la storia sarà tutto più chiaro anche per voi, ma ci arriviamo. Credo che sicuramente nessuno di noi si presterebbe a queste scene, nessuno di noi sarebbe disposto a farsi prendere a schiaffi per poi applaudire pure, soprattutto se il maestro in questione è vestito come Christian Bale di Equilibrium. Ma non è tutto qui, ragazzi, sembra che gli studenti gli permettano di farsi fare qualsiasi cosa, e nonostante tutto finirà sempre e solo con un grande applauso. Quindi questo maestro si prende l'approvazione dei suoi studenti semplicemente maltrattandoli. Non importa quanto sia insulsa e fantasiosa la tecnica, Tuan Kiet riceverà sempre degli applausi. Naturalmente, come non chiedersi come fa un maestro del genere a ricevere fiducia e credibilità? Ci sono video dove si muove in modo molto strano, in delle sequenze che dovrebbero essere delle forme, dei kata, io non l'ho ancora capito. Tra l'altro non ho mai trovato una sua immagine vestito con la divisa da Kung Fu che si allena, ma sempre come se fosse un personaggio di un film. Questo maestro riesce in modo del tutto naturale a sbalzare via i suoi allievi, con delle tecniche che nemmeno riviste 100 volte acquisiscono un senso. Gli allievi vengono colpiti a distanza, ricevono letteralmente la sua energia e vengono abbattuti sempre in modi diversi. Chiaramente non è il primo, Kiai Master che vediamo in azione. Ragazzi, qui comunque è diventato talmente virale questo personaggio e talmente conosciuto che hanno iniziato a circolare addirittura delle parodie e alcuni filmati che lo prendono in giro. Sebbene sia impressionante come possa sbalzare via i suoi allievi, riesce a fare molto di più. Riesce addirittura a passare il suo colpo energetico attraverso i corpi dei suoi allievi. Quindi, se deve colpire una persona che è dietro una persona che non deve essere colpita, beh, lui ci riuscirà. Il suo colpo, la sua energia attraverseranno il colpo della prima persona senza lasciargli danni, per arrivare a scaricarsi invece sulla persona che sta dietro di lui. Ma la tecnica suprema, quella che a me piace di più, è quella che il maestro riesce a crearsi uno scudo dove non può essere né afferrato né colpito da nessuno. Ragazzi, scusate la battuta, so che in questo canale si parla delle arti marziali in modo serio, ma qui stiamo parlando proprio di un vero potere alla X-Men. Ma cominciamo ad arrivare alla parte veramente interessante. Uno spettacolo del genere, secondo voi, poteva passare inosservato dai praticanti seri di Kung Fu? No, e infatti qualche anno fa un maestro canadese di Wing Chun, un certo Francis Fleuret, andò fino in Vietnam e sfidò il maestro di persona. Quindi niente social, niente messaggi lasciati sul web, no ragazzi, prese l'aereo, andò in Vietnam, andò a cercare il maestro e lo sfidò. E so che vi piacerebbe vedere questo incontro, ma il maestro vietnamita rifiutò di combattere contro questo praticante. Ma non è finita così. Il maestro rifiutò di combattere sostenendo che non si poteva lanciare una sfida così a caso, ma doveva esserci il permesso dei due governi. Inoltre dovevano essere sistemate le faccende legate ad un'assicurazione per eventuali danni che potevano essere causati da questo combattimento. Insomma, non è che lui avesse paura, ma non si poteva combattere così su due piedi. A questo punto entra in scena un maestro di karate della zona, molto amico del maestro Tuan Kiet, che si propose di combattere lui al posto del maestro. Infatti questo maestro di karate disse che aveva studiato per tanto tempo con il maestro e anche lui era in grado di fare le stesse cose del maestro Tuan Kiet. E ragazzi, la sfida questa volta si fece davvero. E qui viene il bello, perché ho trovato il filmato di questo incontro e vi dico subito che il maestro di karate non ne esce bene. Karate poi, vedendolo combattere da insegnante di karate, non riesco a riconoscere niente che riconduca al karate, però tant'è. Guardate il video.
Che dire. Adesso però vi dico la notizia più incredibile e assurda di tutto questo video. Il maestro Tuan Kiet propose al sistema scolastico di introdurre la sua arte marziale all'interno delle scuole. Quindi fare corsi nelle scuole per i bambini, ed il governo, una volta ricevuta questa richiesta, voi vi immaginate che abbia preso informazioni e poi, vista l'arte di questo maestro, abbia declinato di fare una cosa così pericolosa sui bambini, ovvero mettere nelle mani di questo signore qua i bambini delle scuole. E invece ha accettato. Ed è così che il maestro Tuan Kiet ha portato il suo stile Nam Yuen Dao, il suo Kung Fu, nelle scuole. Ma perché è successo questo? Questa cosa vi sembra molto strana, anche a me sembrava molto strana. Com'è possibile che un governo accetti di portare una cosa del genere all'interno delle scuole? Beh, questo è successo perché, a causa della sua discendenza, che vi ho detto all'inizio, questo personaggio in realtà è molto rispettato e soprattutto la sua scuola è dichiaratamente una setta in tutto e per tutto. Quindi, come qualsiasi setta, impone ai suoi allievi, soprattutto quelli più giovani, dei comportamenti che vanno d'accordo con la propaganda del governo. Adesso capite perché è molto plausibile che abbia numerose scuole e ben 7.000 studenti. In patria è rispettato e nessuno si permette di mettere in dubbio, di parlare male del maestro in questione. Ma a questo punto, se avete visto come sia facile per lui manipolare gli adulti, pensate a come può manipolare i bambini delle scuole. Tutto questo fatto con un'arte marziale palesemente inventata, inutile e discutibile. Il sistema marziale inventato qui passa in secondo piano, secondo me, perché il disagio dell'abuso di colpire i suoi allievi e fargli credere tutto questo è imbarazzante. Per sdrammatizzare, ragazzi, posso raccontarvi che solo il famosissimo Antonio Inoki riuscì a mettere in fila delle persone per fargli provare il suo famoso schiaffo finto del wrestling. La cosa assurda è che, guardando i video ed alcune foto, gli allievi sembrano anche in forma e sembra che si allenino davvero seriamente. L'unico fuori forma qui è lui. Abbiamo uno straordinario esempio di come le arti marziali, i valori delle arti marziali possono essere usate per abbindolare, tenere sotto controllo le persone che con fiducia si avvicinano a praticare. Mi viene in mente che il maestro Tuan Kiet non è né il primo né l'ultimo che sfrutta le arti marziali per ottenere gloria, rispetto e potere. Questi video ci strappano una risata, è vero, ma poi, ragazzi, dietro si nascondono chissà quale vessazioni. E voi, che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Bene, ragazzi, il video finisce qua. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, a voi non costa niente, per me invece fa tanta differenza. Mi trovate anche sugli altri social, cercatemi e mi trovate su Instagram, su TikTok, ma soprattutto, seguendo i miei video, lasciatemi un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!